In quest'opera la lettura è un atto profondamente sacro. San Girolamo, traduttore della Bibbia, è immerso nel suo studio, circondato da libri, strumenti, oggetti minuziosamente descritti. La precisione fiamminga trasforma ogni dettaglio in simbolo. Il libro aperto non è solo un oggetto, ma una porta sul sapere divino. Qui leggere significa interpretare il mondo attraverso la parola di Dio. La concentrazione del santo, la luce che illumina lo spazio, tutto contribuisce a costruire un'immagine di raccoglimento assoluto. È una lettura che isola, ma per elevare. Con Carpaccio la lettura mantiene una dimensione sacra, ma si fa più umana. La Madonna è colta in un momento intimo mentre legge. Il gesto è semplice, quotidiano, ma carico di significato. Il libro diventa strumento di meditazione, non solo di dottrina. C'è una dolcezza nuova. La lettura non è più solo autorità, ma anche interiorità. Si avverte un passaggio importante: il sapere si avvicina all'esperienza personale. Nel Seicento olandese la lettura entra nelle case. Du rappresenta una donna anziana concentrata sul suo libro. La luce è suffusa, l'atmosfera raccolta. Non è più un gesto pubblico o religioso, ma domestico. La figura è isolata, immersa in se stessa. La lettura diventa tempo sospeso, riflessione personale. Ma c'è anche un altro livello. La vecchiaia associata alla lettura suggerisce esperienza, memoria, saggezza. Vermeer trasforma la lettura in un evento emotivo. La ragazza legge una lettera e tutto ruota attorno a questo gesto. La luce entra dalla finestra, illumina il volto, crea un'atmosfera sospesa. Non sappiamo cosa c'è scritto, ma ne percepiamo l'effetto. La lettura qui non è conoscenza, ma relazione. È un legame invisibile con qualcuno assente. Vermeer ci porta dentro un momento privato, quasi indiscreto. Nel Settecento, con Fragonard, la lettura diventa piacere. La giovane è immersa nel libro, sorridente, elegante. Il colore caldo, la pennellata morbida creano un'atmosfera leggera. Leggere è un'esperienza sensoriale, non solo intellettuale. È un momento di fuga, di immaginazione. Ma viene da chiedersi: è davvero una scena spontanea o un'immagine costruita del piacere borghese? Spizweg introduce un tono ironico. Il topo da biblioteca è isolato tra pile di libri, completamente assorbito dalla lettura. Qui la lettura diventa ossessione, non è più equilibrio ma eccesso. L'artista gioca con lo stereotipo dell'intellettuale, suggerendo una distanza tra sapere e vita reale. Renoir restituisce alla lettura una dimensione sensibile e luminosa. La figura è immersa nella luce, i colori sono morbidi, vibranti. La lettura è un momento di armonia, non c'è tensione, ma piacere visivo. È un'immagine che celebra la bellezza del quotidiano. Cassatt porta la lettura a una dimensione moderna, soprattutto femminile. La giovane è concentrata, autonoma, immersa nel proprio spazio. Leggere diventa un atto di indipendenza, non più solo intrattenimento, ma strumento di crescita personale. È una rappresentazione silenziosa, ma profondamente politica. Con Mache la scena si semplifica, le forme sono sintetiche, i colori piatti, quasi astratti. La lettura perde il dettaglio narrativo e diventa immagine. Non sappiamo cosa legge né perché, conta l'atto in sé, ridotto all'essenziale. È una visione moderna che privilegia percezione e forma. Con Rodchenko avviene una rottura netta, non c'è più intimità né silenzio. Una figura femminile urla "libri" in un'immagine grafica dinamica. La lettura diventa propaganda, è un invito collettivo, pubblico, politico. Non è più un gesto individuale, ma uno strumento di trasformazione sociale. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!